Buongiorno, ho parlato di Nimrod collegandolo appunto come fanno i testi antichi alla costruzione della Torre di Babele, insomma ad una sorta di ribellione nei confronti del volere di certi Elohim che volevano fare certe cose, invece Nimrod si accorge del fatto che volevano dividerli per dominarli meglio e quindi insomma fa in modo di tenerli uniti. Ecco, va detto che la Bibbia masoretica, quella che abbiamo noi, non collega direttamente il nome di Nimrod alla costruzione della Torre di Babele. Però la Bibbia parla di questo Nimrod e lo mette ovviamente tra i discendenti di Sem o Shem, ma lo mette in una forma un po' particolare che ci consente di fare delle riflessioni. Siamo nel capitolo 10 della Genesi, qui elenca i figli di Cam, tra cui c'è Etiopia, poi elenca i figli di Etiopia, elenca i figli di Rama, poi ritorna indietro, mentre con tutti gli altri prosegue in un elenco preciso, ininterrotto, a Nimrod dedica, come dire, come un inserimento, un versetto particolare. Etiopia generò Nimrod. Costui cominciò ad essere potente sulla terra, egli era valente nella caccia davanti a Yahweh, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore, davanti a Yahweh, che qui viene tradotto come Signore, ma noi teniamo il termine ebraico. Era potente sulla terra. Ora, potente è un termine che è curioso, interessante, perché vi faccio vedere, siccome mi scrivono molte persone che appunto si sono appassionate, stanno studiando l'ebraico, eccetera, viene indicato con Gibor, Gibor che vuol dire proprio forte, appunto potente. Ma la cosa curiosa è che questa definizione di Nimrod è utilizzata parimenti per altri tipi di individui qui nella Genesi e viene identificata nella fattispecie per, adesso lo andiamo a leggere, ma il termine mi interessa farvelo vedere, è Giborim al plurale, quindi il plurale di Gibor, e viene utilizzato questo termine per identificare questi individui di cui la Bibbia parla nel libro 6 della Genesi. E dice: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli degli Elohim, così dice esattamente la Bibbia, che viene tradotto con figli di Dio, ma Elohim è meglio non tradurlo, lasciamolo al plurale così com'è. I figli degli Elohim videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. E si dice che quindi queste partorivano loro dei figli, quindi attenzione, i figli degli Elohim. Elohim sarebbe per tutta la teologia Dio, quindi vuol dire che Dio aveva dei figli maschi che si sono uniti sessualmente con le femmine adamite e queste partorivano loro dei figli. E qui viene fuori, sono questi gli eroi dell'antichità. E qui c'è Giborim in ebraico, il plurale di Gibor con cui viene etichettato Nimrod. Uomini famosi, in ebraico c'è Anshe Hashem, che vuol dire uomini di lo Shem. Ora, sullo Shem, sui suoi possibili significati, sulle sue possibili valenze, mi sono dilungato nel video precedente, quindi non ci torno sopra. La cosa interessante è che si dice che questi figli mezzosangue, cioè figli di Elohim e di donne adamite, erano gli eroi dell'antichità. Ricordiamo quanto ci raccontano i cosiddetti miti, un po' di tutti i popoli della terra, ma per non andare troppo lontano, pensiamo ai miti greci, dove si parla appunto degli eroi dell'antichità che erano dei mezzosangue, cioè dei figli degli dei e di una mortale, o anche viceversa alle volte. Comunque erano dei mezzosangue. Penso a Eracle, no? Uno dei più famosi in assoluto, e per quanto Eracle si dica che è semplicemente un mito, ovviamente, no? Perché sappiamo che si parte sempre dal presupposto che tutto ciò che ci hanno raccontato gli antichi è una favola, quando invece capiremo, accetteremo che è vero, capiremo la vera storia dell'umanità. Allora, per esempio Eracle, no? Che era appunto anche lui gigantesco, accreditato più o meno di un'altezza di 2,30 m, 2,40 m, ma una cosa curiosa è che se lui era un mito, semplicemente, cioè una favola, bisogna sapere che lo stadio di Olimpia, dove sono nate le Olimpiadi, aveva un cippo che indicava la partenza e un cippo che indicava l'arrivo, e tra i due cippi c'era una distanza di
192 metri e 27 centimetri ed era dichiarata essere esattamente 600 volte la lunghezza del piede di Eracle. Quindi Ercole era un mito, cioè era una pura invenzione, però la lunghezza del suo piede moltiplicata per 600 volte ha determinato esattamente la distanza tra la partenza e l'arrivo nello stadio di Olimpia e sappiamo quanto fosse importante lo stadio di Olimpia, quindi Ercole era uno di questi, diciamo, di questi giganti. Ecco, di questi giganti ci parla la Bibbia, ce ne parla spesso. Vi leggo soltanto alcuni dei passi, perché per esempio ce ne parla in due passi in cui si dice che avevano 6 dita per ogni arto, 24 dita in tutto, dice l'autore biblico, proprio per dire guardate che non mi sono sbagliato. Aveva 6 dita per, questi giganti avevano 6 dita per ogni mano, 6 dita per ogni piede e quindi in tutto erano 24 dita. Ma nel libro, andiamo a prendere il libro dei numeri e vediamo dove compaiono questi giganti. Nel libro dei numeri al capitolo 13 si parla di quando Mosè deve mandare una spedizione di esploratori in terra di Canaan che stavano per iniziare a conquistare, come si usa dire, manu militari, cioè quindi con la forza delle armi, però voleva capire con chi aveva a che fare e quindi manda degli esploratori. E quindi già qui mi chiedo due cose. La prima, ma Dio che è onnisciente e onnipotente non poteva spiegare a Mosè con chi avrebbero avuto a che fare? No, Mosè deve mandare degli esploratori perché Dio non gliel'ha detto, non lo sapeva. E la seconda cosa è che quella terra era stata promessa da Dio, dall'Onnipotente. Ad Abramo Dio ha promesso tutta la terra che va dal Nilo all'Eufrate. Poi evidentemente si è accorto che si era allargato un po' troppo, allora ha ridotto la promessa e con Mosè ha detto vi do la terra di Canaan. Ed è una promessa che poi ha ripetuto nel tempo. E quindi Mosè ha il bisogno di mandare degli esploratori per capire che tipo di nemico avrebbe dovuto combattere. Manda un gruppo di 12 persone che vanno a esplorare quella terra e quando questi tornano, siamo nel capitolo 13 del libro dei numeri, dicono vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste e così dovevamo sembrare a loro. Ora, discendenti di Anak, cioè gli Anakim o Anakiti, fa venire molto, almeno per assonanza, in mente gli Anunnaki di tradizione sumero-accanica. Ma qui dice che a noi, a loro, quindi, sembrava di essere come locuste. Ora, siccome loro erano 13, l'essere come locuste non si riferiva al numero, alla quantità, ma si riferiva alle dimensioni. Quindi questi esseri incutevano veramente paura. Tant'è che alla fine questi esploratori un po' sconsigliano di andare contro questi personaggi perché dice questi ci sterminano. E per questo loro consiglio che andava contro le indicazioni di Yahweh e di Mosè vengono ammazzati, alcuni di loro, vabbè. Questa era la democrazia di Yahweh. Quando si parla di questi giganti, per esempio nella edizione del libro della Genesi pubblicata dalla casa editrice ebraica Mamash e curata solo da rabbini, viene citato il parere di Ibn Ezra, cioè uno dei maestri dell'ebraismo, il quale spiega che questi giganti che nella Bibbia vengono definiti Nefilim deriverebbe dalla radice ebraica Nafal, che vuol dire cadere, scendere giù, o cadere passivamente o scendere intenzionalmente. Dice che avevano questo nome poiché il cuore cadeva alla loro vista, cioè erano talmente reali e talmente spaventosi che chi li vedeva si sentiva venire meno. No? E quindi questa è una notazione interessante. Nimrod, nelle varie tradizioni, è stato associato, ad esempio, dal Talmud ad Amrafel, era un comandante di uno degli eserciti contro i quali ha combattuto Abramo. E poi Nimrod è stato anche associato ad Orione. Orione era un gigante, un cacciatore, esattamente come Nimrod, figlio di Poseidone e di una umana. Quindi anche lui era un mezzosangue, no? Un po' come abbiamo visto che la nascita di Nimrod viene collocata un po' a parte rispetto al verbale dei discendenti e viene identificato come personaggio a parte, così come personaggio a parte l'abbiamo già visto, viene identificato Noè, eccetera. E quindi il discorso dei giganti è un discorso che si fa
molto interessante, perché nella Bibbia ritornano più volte, nella Bibbia ritornano fino a che a un certo punto la Bibbia cita addirittura il nome degli ultimi tre che vengono sconfitti prima da Caleb e poi direi definitivamente annientati in queste battaglie, anche perché questi giganti risultano sempre nelle file avversarie rispetto a quelle di Israele, quindi combattevano contro le forze militari di Yahweh. Ma di questi giganti non ci parla soltanto la Bibbia, ci parlano anche gli apocrifi dell'Antico Testamento. E per apocrifi intendiamo quei testi che quelli che sono educati all'interno della tradizione cristiana romana sono testi da considerare non veritieri. Il libro di Enoch invece è un testo che è apocrifo per i cristiani romani, ma è canonico, cioè veritiero per i cristiani copti. Quindi se noi invece di nascere qui, noi, tutti noi, fossimo nati dove c'è il cristianesimo copto, ci saremmo sentiti dire e crederemmo assolutamente che il libro etiopico di Enoch è un libro vero, da credere vero. Quindi anche i libri da credere veri o falsi dipendono dal posto in cui nasciamo. Questo è un fatto proprio, è un dato di fatto, non è elucubrazione, è un dato di fatto. Allora, nel libro dei vigilanti, che è una delle sezioni, si parla di questi qui. E si dice: ed accadde che, da che aumentarono i figli degli uomini, come abbiamo letto nel capitolo 6 della Genesi, in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto. E gli angeli, figli del cielo, quindi nettamente distinti dai figli degli uomini che sono qui sulla terra, le videro, se ne innamorarono e dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. Quindi quando si fa la battuta, ah sì, è come parlare del sesso degli angeli, non è una battuta. Questi angeli il sesso ce l'avevano e come, e lo usavano moltissimo. Tant'è che ho detto spesso anche in molte conferenze che sia nei testi di Qumran sia in Tertulliano si dice che allora le ragazze che partecipavano alle assemblee, soprattutto quelle con i capelli lunghi, che partecipavano alle assemblee alle quali erano presenti gli angeli, dovevano coprirsi i capelli per difendersi dagli angeli, perché i capelli lunghi li eccitavano molto e quindi dovevano coprirsi i capelli a loro tutela. Quindi quando si parla del sesso degli angeli, si parla veramente del sesso degli angeli, un sesso molto funzionante, molto attivo. Lo diciamo sempre sorridendo, ovviamente. Dunque, allora questi qui dicono: andiamo e prendiamoci di queste ragazze. E disse loro Semiasa, che era il loro capo: io temo che può darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò il fio di questo grande peccato. Cioè il capo di questi ribelli, siccome sapeva che per i grandi capi quella era un'azione che assolutamente non si sarebbe mai dovuta verificare, cioè la commistione tra le razze, dice: io so già come va a finire, che adesso la facciamo tutti perché facciamo la cosa piacevole. Poi però quando arrivano i grandi capi a chiedere conto, io sarò quello che paga mentre tutti voi vi defilerete. Insomma, non è cambiato niente, Cioè, voglio dire, sono situazioni normali ancora oggi. È bello perché tutto questo è molto concreto. Ma tutti gli risposero e gli dissero: giuriamo tutti noi e ci impegniamo che non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere. Allora tutti insieme giurarono e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente ed erano in tutto 200. Quindi dicono: no, stai tranquillo, ci assumiamo la responsabilità fino in fondo. E scesero in Ardis, cioè sulla vetta del monte Armon, e chiamarono monte Armon poiché su esso avevano giurato e si erano scambiati promessa impegnativa. Quindi ci dicono anche il punto in cui hanno fatto il giuramento. Allora e presero per loro le mogli e ognuno se ne scelse ed esse rimasero incinte e generarono giganti. Qui ci si dice che i giganti erano figli di queste unioni. Una cosa curiosa, qui c'è la traduzione e scesero in Ardis, ma il curatore di questa edizione, che è l'edizione della UTE, forse la più importante che c'è, riporta correttamente la traduzione di altri autori, i quali invece di dire scesero in Ardis, dice che scesero al tempo di Yared. Ora Yared era un appartenente alla prima genealogia, quella a cui apparteneva Enoch,
quindi prima di Noè, quindi la genealogia dei primi Adamiti, quindi dei più antichi patriarchi. E Yared, nome che deriva dal verbo Yarad, ha, come dire, fossilizzato, concretizzato in quel termine il ricordo di una discesa importante, perché Yarad significa scendere. Quindi Yared identifica forse che è nato in un momento in cui si è realizzata una grande discesa. E qui in effetti una delle traduzioni dice che questi sono scesi al tempo di Yared e quindi hanno generato questi giganti. Ora di questi giganti però ci parla anche, e l'ho già citato varie volte nei video, Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche, no? Che è il testo nel quale lui racconta la Bibbia ai Romani e quindi racconta della storia del suo popolo ai Romani. Ricordo che Giuseppe Flavio era uno storico giudeo poi romanizzato che apparteneva alle famiglie sacerdotali più importanti di Gerusalemme, quindi era, come dire, persona informata dei fatti. E sui giganti ci racconta una serie di cose interessanti e curiose e ci dice appunto che questi giganti esistevano e, come dire, combattevano contro le fila di Israele. Qui parla degli israeliti, mossero poi il campo verso Hebron, conquistarono la città e squartarono gli abitanti, i seguaci di Yahweh. Qui era rimasta una stirpe di giganti che a motivo della grande corporatura e per le loro sembianze del tutto diverse dagli altri uomini, costituivano uno strano spettacolo e qualcosa di orribile. Abbiamo letto prima, nella edizione ebraica della Genesi, che il maestro Ibn Ezra dice che alla loro vista il cuore cadeva. Ecco, e qui ci dice che costituivano uno spettacolo orribile. Ma attenzione, la cosa interessante, ancora oggi se ne mostrano le ossa che non assomigliano a nulla di quanto si conosce. E l'ancora oggi si riferisce al primo secolo d.C., perché lui scrive nel primo secolo d.C., cioè alla fine del primo secolo d.C. Quindi ci dice che questi giganti, di cui non mette assolutamente in discussione l'esistenza, erano individui completamente diversi da quello che conosciamo, erano orribili a vedersi ed era ancora possibile al suo tempo vederne le ossa. Questo ci ricorda un racconto di Og, che anche qui è re di Basan, che la Bibbia cita come gigante e dice ancora oggi, al tempo dell'autore quindi, si può vedere il letto in cui dormiva, che era un letto lungo circa 4 metri, 4 metri e mezzo e largo 2. Quindi, come dire, questi autori antichi che non mettono assolutamente in dubbio l'esistenza dei giganti dicono che al loro tempo erano ancora visibili le testimonianze e quindi questo è, insomma, secondo me molto importante per queste riflessioni appunto che stiamo facendo e a seguito delle quali quantomeno capiamo che tutta una serie di cose non possono essere derubricate come semplice fantasia, come semplice mito, come semplice favola, ma vanno prese seriamente in considerazione all'interno delle riflessioni. Poi capisco che chi ha difficoltà a spiegarla all'interno di una linea, diciamo, di storia e di evoluzione che è stata definita, che non deve essere toccata, beh, chi la sostiene in un modo quasi dogmatico è chiaro che ha difficoltà a spiegare certe cose. Per spiegare certe cose bisogna mettere in campo delle ipotesi molto più aperte. Va bene, tanto noi siamo liberi, non siamo legati a nessuna linea, nessuna gerarchia accademica, a niente, quindi possiamo parlare in assoluta libertà, fare delle ipotesi e sorridendo esaminare tutto il possibile. Ora, questi giganti vengono definiti nella Bibbia Nefilim. Questo è un termine che ha suscitato decenni di discussioni. Io in un libro, che adesso spero di trovare, eccolo qui, sì, in questo libro qui ho riportato queste discussioni a partire dalla spiegazione che ne dà l'autore Zecharia Sitchin, dalle spiegazioni che ne danno i suoi critici, tra cui in particolare Heiser, che è uno dei maggiori critici di Sitchin, il quale però, analizzando proprio il termine Nefilim, vi risparmio ovviamente tutte le disquisizioni, arriva ad un certo punto a dire che il termine Nefilim
deriva da una radice verbale aramaica e non da quella ebraica. Perché la radice ebraica è nefele, che significa appunto cadere o cadere, cioè venire giù, o scendere intenzionalmente. Quindi comunque dall'alto verso il basso, o forse anche cadere e decadere moralmente. Un altro studioso, Handel, che è sempre riportato qui, dell'Università di Berkeley, cita il capitolo 32 di Ezechiele e dice che tra i vari significati appunto da attribuire a questa radice c'è proprio anche quello di scendere in modo intenzionale. Quindi siamo di fronte a delle possibilità di analisi che ci lasciano veramente aperta ogni possibile ipotesi. Nimrod, dicevo prima, è stato sovrapposto alla figura di Orione, cioè il cacciatore della Beozia, anche lui figlio di, come ho già detto, Poseidone e una appartenente alla specie umana. Quindi un gigante anche lui. Il termine Nefilim, poi però, riparto un attimo dal critico di Sitchin, Heiser, il quale dice che ha un'origine aramaica, il termine Nefilim potrebbe avere un altro significato e potrebbe anche spiegare perché gli autori che hanno realizzato la famosa Bibbia dei 70, cioè la Bibbia scritta in greco ad Alessandria d'Egitto nel III secolo a.C., il termine Nefilim lo hanno tradotto immediatamente, senza alcuna esitazione, con gigantes, cioè con giganti, perché magari avevano in mente appunto questo abbinamento con Orione. Perché? Il termine aramaico, e questo è interessante, qui siamo nel dizionario Brown Driver Briggs, che è il più importante dizionario moderno di ebraico biblico, alla voce nefele, tra i tanti possibili significati, ne dà anche un altro, il termine di aborto. E c'è una parte dell'esegesi ebraica che in effetti dice che quando la Bibbia nel capitolo 6 della Genesi parla delle unioni tra gli Elohim maschi e le Adamite femmine e dice che a quel tempo sulla terra c'erano i Nefilim, questa parte dell'esegesi ebraica dice che a quel tempo sulla terra si realizzavano gli aborti. Cioè dice che questi figli degli Elohim, quando si univano con le femmine Adam, queste rimanevano incinte e loro praticavano, dicono, gli aborti selettivi, cioè facevano nascere soprattutto, quasi esclusivamente, femmine e invece facevano abortire i feti maschi. Ora questo intanto ci dice una cosa importante, che erano in grado di fare l'analisi prenatale, cioè erano in grado di stabilire prima se il feto era maschio oppure femmina. E quindi questo ci rimanda a tutta una serie di altre ipotesi che sono quelle che vengono fuori dal mio lavoro, ovviamente, no? Perché chi era che allora era in grado di fare l'analisi, no? Durante la gravidanza per stabilire se un feto era maschio oppure femmina. E quindi questi dicono questo, per cui se questo fosse vero, vabbè, avremmo una conferma in più del fatto che alcune migliaia di anni fa c'era chi conosceva le tecniche per identificare il patrimonio genetico, quindi identificare i cromosomi, e questo sarebbe stupendo. Ma c'è di più. Sempre lo stesso dizionario, alla voce Nefilim, quindi proprio a quella voce lì, riporta il fatto che il termine singolare aramaico Nefilà indica esclusivamente la costellazione di Orione. Quindi Heiser, il critico di Sitchin, dice che l'origine di quel termine potrebbe non essere ebraica ma aramaica, e un dizionario ufficiale dell'ebraico biblico, il più importante dei dizionari moderni, dell'ebraico biblico, ci dice che in aramaico il singolare Nefilà indica la costellazione di Orione. Orione era un cacciatore gigante, Nimrod che viene affiancato ad Orione. Insomma, abbiamo tutta una serie di elementi sui quali riflettere, perché se Orione è il significato al singolare, al plurale, ci si dice che questi Nefilim sono scesi o caduti, ma non ha importanza, sono venuti giù. E abbiamo un riferimento ad Orione, e abbiamo il critico di Sitchin che dice che la radice è aramaica. Se mettiamo assieme tutti questi elementi,
Abbiamo di che riflettere apertamente, ma sempre serenamente, senza mai avere la pretesa di aver raggiunto la verità, perché la verità è ancora lontana. Siamo nel campo delle ipotesi e quando si è nel campo delle ipotesi, ovviamente tutte le ipotesi che abbiano un minimo di senso, ma qui abbiamo letto un sacco di testi antichi, un sacco, diversi, staccati gli uni dagli altri, che ci raccontano ancora una volta le stesse cose, come dico sempre, no? E quindi non possiamo fare finta che tutti si siano inventati le stesse favole. Forse è molto più probabile, o forse più secondo buon senso, pensare che tutti si siano rifatti ad una sostanza originale di una storia vera. O no? Ciao, grazie.